Allora, tenetevi forte perché nella fantastica puntata di oggi parliamo di prato ed in particolare dei 4 errori che dovreste evitare se volete garantirvi un prato perfetto, come quelli di serie A per intenderci. Quindi se siete curiosi di scoprirli, ma soprattutto se siete desiderosi di trasformare il vostro giardino in una vera e propria oasi di serenità e bellezza, mettetevi comodi perché sta per iniziare questa nuova puntata, anzi, andiamo! Allora, eccoci qua, benvenuti o bentornati su Green Italy. Per coloro che non mi conoscessero ancora, io sono Claudio, sono un imprenditore agricolo e su questo canale condivido informazioni preziose sull'orto, sui rimedi naturali, sulle piante medicinali e tant'altro, tant'è che oggi dedicheremo questa puntata al mondo affascinante del prato. Ma d'altronde cosa c'è di meglio che trascorrere del tempo all'aria aperta nel nostro giardino, magari in compagnia di qualche amico dopo una dura giornata di lavoro? Cosa potrebbe rendere ancora più piacevole questo momento se non un prato perfetto su cui distendersi? Ma attenzione, perché ci sono 4 errori comuni che potrebbero rovinare il nostro prato e già vi anticipo che l'ultimo di questi è veramente cruciale per garantire un prato in condizioni ottimali, quindi mi raccomando, guardate il video fino alla fine. Senza dilungarmi ulteriormente, direi di iniziare questa esplorazione insieme. Seguitemi. Nella cura del prato c'è un aspetto spesso trascurato ma di vitale importanza, ossia l'arieggiamento del terreno, questo processo che consiste nel perforare il terreno per migliorare la circolazione dell'aria, che tra l'altro è uno degli elementi essenziali, ma anche dell'acqua e dei nutrienti. Quindi cosa succede se non lo facciamo? Beh, il mancato arieggiamento può compromettere seriamente la salute, ma soprattutto l'aspetto del nostro manto erboso. Infatti il terreno del nostro giardino può diventare compatto nel tempo a causa di diversi fattori come il calpestio frequente, le piogge intense, le irrigazioni o semplicemente il normale processo di sedimentazione. Beh, questo terreno compatto impedisce alle radici del nostro prato di ottenere l'ossigeno di cui ha bisogno per respirare e crescere sano e forte. Ma se ci pensate è la stessa cosa che avviene quando non giriamo il terreno del nostro orto prima di piantare nuove piantine. Quindi capita l'importanza che c'è dietro a questa operazione, la domanda che sorge spontanea è: ma quando areare il prato? Beh, la primavera e l'autunno sono i 2 periodi ideali per areare il prato. Durante queste stagioni il terreno è più morbido, è umido e ciò rende più facile la penetrazione degli attrezzi da areazione. Tuttavia, se il nostro giardino è particolarmente soggetto al calpestio o se il terreno è estremamente compatto, potrebbe essere necessario areare più frequentemente, anche fino a 2 o 3 volte l'anno. Ma come deve essere fatta questa areazione? Quali sono i metodi? Beh, ce ne sono diversi. Possiamo utilizzare degli areatori meccanici a punte, possiamo utilizzare delle scarpe areatrici o più semplicemente l'areazione manuale con un forcone da giardino. Ma indipendentemente dal metodo scelto è importante perforare il terreno ad una profondità di almeno 5-7 cm. Subito dopo l'areazione consiglierei di applicare un leggero strato di compost sulla superficie del prato per favorire il riempimento dei fori e migliorare ulteriormente la sua struttura. Un altro errore che spesso viene commesso nella cura del prato è la mancata concimazione. Questo aspetto che spesso viene trascurato è però un passo fondamentale per mantenere un prato sano, vigoroso e soprattutto bello. Infatti il mancato apporto di nutrienti può compromettere la crescita del manto erboso e soprattutto la sua vitalità nel lungo periodo. D'altronde, come qualsiasi altra pianta, anche il prato ha bisogno di nutrienti essenziali per crescere rigoglioso e resistente, e il terreno del nostro giardino nel corso del tempo può
po' esaurire questi nutrienti a causa della crescita appunto del manto erboso, quindi dell'assorbimento naturale, del dilavamento dovuto alle piogge o alle innaffiature. Quindi la concimazione reintegra questi elementi nutritivi fornendo al prato tutto ciò di cui ha bisogno per mantenere la sua salute e la sua bellezza. Quindi a questo punto, quando e soprattutto con cosa conviene concimare? Beh, riguardo al primo punto, anche in questo caso sia la primavera ma anche l'autunno sono i periodi migliori per fare questa operazione. Durante la primavera, quando l'erba è in fase di crescita attiva, l'applicazione di un concime fornisce un impulso nutritivo essenziale per una rapida e vigorosa crescita, mentre l'autunno invece è il momento ideale per preparare il prato per l'inverno. Infatti questo ci aiuta a rinforzare le radici ed aumentare la sua resistenza sia al freddo e alle malattie fungine. Certo è che i concimi chimici, pur essendo spesso considerati una soluzione rapida ed efficace, possono però avere effetti collaterali indesiderati sull'ambiente, ma anche e soprattutto sulla salute del nostro suolo. Infatti questi fertilizzanti possono causare un accumulo di sostanze nocive nel terreno, compromettendo soprattutto quella che viene definita la biodiversità e quindi di conseguenza anche la salute generale del nostro manto erboso. Tra le varie opzioni di concime disponibile, ovviamente l'humus di lombrico si distingue per la sua efficacia e i suoi numerosi benefici per la salute del prato, ma anche del terreno dove cresce il prato. Infatti con un unico prodotto andiamo a ripristinare la fertilità fisica e quindi andiamo a migliorare la struttura del nostro terreno, ma anche la fertilità chimica, perché l'humus è un concentrato che viene da una matrice organica composta per il 95% da letame, ma attraverso l'ingestione e la digestione operata da parti delle lombriche arricchiamo il terreno di quei microrganismi utili ad aumentare le difese immunitarie, quindi a garantire una maggiore resistenza alle malattie fungine. Quindi risulta molto utile e soprattutto consigliato soprattutto per chi non ha una corretta gestione, ad esempio, dell'irrigazione. Nella cura del prato la gestione infatti dell'irrigazione è un altro dei punti cruciali per mantenere un prato sano, verde e soprattutto rigoglioso. Tuttavia spesso commettiamo l'errore di irrigare in modo inadeguato, compromettendo la salute e soprattutto l'aspetto del nostro giardino. Ma vediamo perché la gestione corretta dell'irrigazione è così importante e soprattutto come farla nel modo giusto. Beh, partirei dall'orario in cui è meglio irrigare, perché come per la cura degli ortaggi anche il prato andrebbe irrigato preferibilmente nelle prime ore del mattino, anzi possibilmente un'ora prima del sorgere del sole. Irrigare in questo momento consente all'acqua di penetrare nel terreno in modo efficace prima che il sole diventi troppo caldo, riducendo da un lato il rischio di evaporazione, ma soprattutto il rischio di far sviluppare delle malattie fungine. Mentre per quanto riguarda la frequenza, un errore che spesso si commette è bagnare frequentemente ma per poco tempo. Questo fa sì che il terreno venga bagnato troppo superficialmente. Beh, dobbiamo fare il contrario, dobbiamo preferire delle irrigazioni meno frequenti ma più abbondanti. Certo, non posso consigliarvi io la quantità giusta d'acqua o il tempo dell'irrigazione, perché questo dipende veramente da molti fattori, dalla tipologia di prato, dalla posizione geografica in cui ci troviamo, dalle condizioni climatiche, dal tipo di terreno. Quello che però posso suggerirvi è che dobbiamo garantire che l'acqua arrivi in profondità, consentendo di bagnare in maniera non superficiale. Occhio come sempre a non esagerare, perché qui vale il detto che il troppo nuoce come il poco. L'ultimo errore che spesso commettiamo, ma che è anche, come anticipato, il più importante, consiste nel trascurare il taglio regolare del nostro prato. I vantaggi infatti di un prato tagliato regolarmente sono molteplici. Beh, innanzitutto incoraggiamo la crescita e la fortificazione del manto erboso e quindi di conseguenza questo ci consente di prevenire il sorgere di infestanti. Poi evita l'accumulo di umidità in eccesso che si andrebbe a creare quando il nostro prato è troppo alto, e quindi andiamo a ridurre anche di conseguenza il rischio di malattie fungine, senza contare poi che un prato tagliato costantemente è un prato che appare più ordinato e invitante.
Quindi la domanda è: ma quante volte andrebbe tagliato il prato? Beh, per chi ha un taglierba di quelli classici, il consiglio è tagliarlo settimanalmente, ma l'ottimo sarebbe quello di tagliarlo ogni giorno e lasciare, tra le altre cose, che quanto tagliato rimanga sul terreno a mo' di concimazione naturale. Certo, tagliarlo ogni giorno diventa un vero lavoro, ed è per questo che ci viene incontro il robot Navimov i105, che tra l'altro è lo sponsor di questa puntata. Dotato di una tecnologia avanzata, questo fantastico tagliaerba utilizza un sistema di navigazione intelligente che consente di muoversi autonomamente nel nostro giardino, regolando la sua traiettoria al centimetro. Sì, avete capito bene, al centimetro. Per farlo utilizza la tecnologia RTK, che è la stessa che viene utilizzata dai droni per mappare i terreni nell'agricoltura di precisione, ed è la stessa che tra l'altro viene utilizzata addirittura in campo di navigazione marittima. Beh, in poche parole, questo robot utilizza una rete di satelliti in orbita intorno alla Terra che trasmettono dei segnali che vengono captati dai ricevitori GPS, così da garantire la massima precisione. In aggiunta a una telecamera frontale che permette di evitare gli ostacoli, tutti gli ostacoli, sia quelli fissi come alberi o lampioni, ma anche quelli mobili come ad esempio un pallone, un cane o addirittura i giochi dei bambini. Nella prima attivazione andiamo a creare la mappatura del nostro giardino, perché tra l'altro con questo robot non c'è bisogno del filo perimetrale e tutto viene gestito attraverso un'app dedicata, molto intuitiva e ben fatta, ovviamente tutto in italiano. Grazie a questa app possiamo programmare la periodicità dei tagli e finalmente rilassarci completamente, perché quando lui avrà concluso il programma di taglio si riposizionerà da solo nella sua stazione di ricarica. Veramente fantastico, professionale e soprattutto a un prezzo che reputo piuttosto abbordabile, considerando che ci farà risparmiare del tempo e soprattutto, se deleghiamo questo lavoro a un giardiniere, ci farà anche risparmiare dei soldi. Come sempre trovate tutti i riferimenti per acquistarlo in descrizione, ma se avete necessità di approfondire o avete ulteriori domande, fatemelo sapere, così ci dedicherò una puntata dedicata. Sono 2 settimane che lo sto testando e già veramente ha cambiato il modo di gestire il prato. Veramente sono estremamente soddisfatto. Allora ragazzi, lo so che siamo andati leggermente lunghi, ma prima di chiudere è arrivato anche il momento del nostro concorso settimanale. Infatti anche questa settimana mettiamo in palio l'humus di lombrico vermine, che vi sarà estremamente utile per gestire il vostro spazio di prato. Vincerlo è semplicissimo, questa settimana ti basterà indovinare il primo numero estratto sulla ruota, che è di Bologna. Da romano capite voi il motivo per cui ho scelto questa settimana questa città, anzi faccio i complimenti al Bologna. Ricordo come sempre che per giocare, ma soprattutto per fruire dei contenuti come quello che stai vedendo, devi essere iscritto al canale. È gratuito, mi darai un grande contributo, quindi mi raccomando, prima di lasciare il video fallo subito. Allora, conclusioni finali. Abbiamo visto questi 4 errori che comunemente commettiamo un po' tutti, compreso me. Il consiglio è quello di starci un pochino attenti, e soprattutto mi auguro che questa puntata vi abbia dato nuovi stimoli per curare adeguatamente il vostro giardino, che non è solo uno spazio della vostra proprietà, ma è un luogo in cui poter trascorrere dei momenti felici insieme alla vostra famiglia. Io giuro, non mi dilungo ulteriormente e niente, noi come al solito ci vediamo ai prossimi fantastici video. Ciao!